unirci e non perderci, perché la libertà in modo silenzioso ce la stanno sfilando. Non mi curavo, per curare lui non curavo me. Ho rischiato di morire per questo. Mio papà è morto tra le mie braccia. Un mese prima di entrare nel Grande Sì, Fratello faccio 2. questo intervento a rischio morte, sì. Live con Miriana Trevisan. Come stai, Miriana? Sto bene, Raffaele, sto bene. Tu come stai? Voi come state? Molto bene, ti ringrazio. Grazie mille per il tempo che ci stai dedicando. So che sei molto impegnata in questo periodo soprattutto e che stai facendo tante cose belle e quindi sono proprio contento che sei riuscita a trovare un po' di spazio per noi, ecco, per fare questa chiacchierata. Va bene. Ma certo, ci mancherebbe. Vorrei iniziare ricordando che tu hai lavorato con i più grandi, ma grandi nomi. Mi farebbe tanto piacere un pensiero per ognuno di loro. Allora, Gianni Boncompagni. Un genio straordinario, unico, veramente unico, all'avanguardia. Corrado, il mitico Corrado. Corrado ho sempre un ricordo molto di gentilezza, di dolcezza, di un cavaliere di altri tempi. Se c'era qualcuno che stava pulendo un angolo, ecco, lui lo accoglieva nel momento in cui, insomma, c'era una pausa e accoglieva tutti. Veramente era una persona straordinaria, unica, secondo me. Raimondo Vianello. Non c'era un giorno in cui non mi prendesse in giro, ovviamente, però non c'era un giorno in cui non nominava la sua Sandrina, la mia Sandrina a casa. Oggi non sta bene. Insomma, un essere speciale, uno humor inglese, lo sai, un po' in English. Mike Bongiorno. The show must go on, ecco, questo lui è lui. Qualsiasi cosa avvertiva nello studio succedeva, anche se noi registravamo quasi palesemente tutto, ecco. Gli piaceva raccontarci la sua storia, quindi la guerra, come è riuscito nella vita, insomma, un grande motivatore. Qual è il personaggio che tu vorresti che faccia parte della tua carriera? Vorresti lavorare con questo personaggio? Sicuramente con Catalan. Io adoro questo tipo di comicità molto americana, insomma. Sì. Mi piacerebbe partecipare a una di queste trasmissioni in cui tu sei un giudice, però un giudice all'avanguardia. Mi piacerebbe tantissimo. Sulla danza, ad esempio. Mi piacerebbe tanto fare questo salto, no? Ne godrei tantissimo. Sarebbe il momento di fare questo salto per te, Miriana, io ne sono sicuro, anche perché la professionalità e la competenza in questo tipo di mestiere, in questo ambito, tu l'hai dimostrato per tanti anni di averla e possederla. Il Grande Fratello B l'abbiamo seguita e sei stata una protagonista indiscussa. Diciamo ho fatto un primo momento stordita, anche perché venivo da un intervento abbastanza... Questo è successo un anno prima un mese prima di entrare. Un mese prima di entrare nel Grande Fratello? Faccio questo intervento a rischio morte, sì. Mamma mia. Sì, infatti all'inizio ero molto debole, avevo questa fascia che non la portavo per estetica. La portavo perché dovevo sostenere gli organi interni, perché mi era stato levato un organo. Io so che hai un rapporto meraviglioso con tua madre, l'abbiamo anche visto, ma avevi un rapporto stupendo e unico con tuo padre. Sei riuscita comunque a dirgli tutto quello che volevi? Sì, è stato strano perché in realtà ero quella che andava di più in ospedale e in realtà è stato bellissimo. È stato bellissimo. Perché parlavamo e era come se lui fosse finalmente libero da quelle catene che ti dà la vita, no? La responsabilità di essere uomo, di avere tante, perché siamo io, poi c'è anche mia cugina, siamo tutte femmine, di avere tante donne intorno. E quindi quello di dirmi, non so, sono fiera di te, non te l'ho mai detto. Queste piccole confessioni con me in particolare. Poi niente, non voleva che io rimanessi sola, quindi ha chiamato tutti, ma lui non sapeva di morire, questa è la cosa strana. Comunque ha chiamato tutti, da mia cognata a mia madre, a me, tutti, i miei amici anche, per dire: vi dovete prendere cura di mia figlia Miriana. Magari mi ha visto single, sono tante le cose, mi ha visto che non stavo bene, perché io non mi curavo, per curare lui non curavo me. Ho rischiato di morire per questo. E io niente, avevo completamente eliminato
Miriana, perché sapevo che stava andando via, ecco. Certo, Volevo salutarlo, dico beh, io dopo, va, dopo. è capibile, Miriana, è capibile, è anche bello quello che hai fatto. Beh, comunque sono stata fortunata, Sì. perché sappiamo, e guarda, veramente lo penso, sappiamo che molti non hanno potuto neanche salutare i loro genitori. Mio papà è morto tra le mie braccia. Passiamo a un argomento molto più bello, e vorrei parlare Vai. di tuo figlio. È Ah, un argomento pieno di luce proprio. Il tuo amore per tuo figlio è immenso, come tutte le mamme, si ma vede? ovviamente Allora, Nicola è un bambino saggio. Questa cosa alcune volte mi spaventa, è molto saggio. È vero che è stato, appunto, è cresciuto attaccato a me, io non ho mai lasciato babysitter, ho anche rinunciato per un po' di anni a certi lavori, anche al grande fratello. E quindi lui ha avuto questa mamma fantasiosa, cioè tipo andiamo a prendere la pioggia o facciamo una capanna, mettiamo luci in tutta la casa, mangiamo, non so, mangiamo sul letto, facciamo un picnic. Non sono mai stata una mamma normale, infatti in casa mia molto spesso arrivano 10 bambini senza nemmeno il citofono entra, cioè questo è. Siamo un po' così, un po' hippie. E parliamo proprio anche del papà, perché tu hai conosciuto il papà, ti sei innamorata, parliamo di Pago, ovviamente, ti sei innamorata, vi siete poi sposati, giusto? E avete divorziato. Però siete Siamo rimasti bene. separati, poi prima che arrivasse il divorzio, proprio appena prima ci siamo messi insieme e abbiamo avuto Nicola. Ci siamo risposati a Las Vegas, così Di per nuovo, gioco. una seconda volta. Infatti pensavo di arrivare a 7, no, adesso siamo completamente divorziati, però abbiamo un rapporto per cui pensa che quando viene a Roma spesso dorme qui, magari vado via io, abbiamo un rapporto veramente da fratello e sorella, bellissimo. È un rapporto veramente speciale, a me Sì. piace molto, siete molto d'esempio, guarda Miriana. Sì, guarda, io tutto quello che voglio nella vita è questo che mi hai detto tu, adesso. Io se posso con questo megafono piccolo, grande, così, l'ho fatto con tutta me stessa anche al grande fratello. Dare un esempio di Pace, peace. dare un esempio di pace, tanto tutto il resto c'è già. Io sono un po' un curiosone, Miriana, ma poco Dai, poco, dai. appena. Vorrei solo chiederti se il tuo cuore adesso è completamente libero, un po' impegnato, se sta pensando, è pensieroso. È pensieroso. No, Pensieroso. è libero, in realtà è libero perché dobbiamo dire la verità, però è pensieroso. È pensieroso, quindi si sta prendendo un po' di tempo e sta osservando intorno? Sì, sì, sto osservando intorno. Molto. Non ho strascichi di niente, non ho nessuno a cui penso particolarmente, però, cioè, sono libera, se voglio uscire a cena e conoscere, posso conoscere, qualcuno ho conosciuto, ma ci rifletto e niente, vado avanti. Bene, Sto allora poi riflettendo. quando hai finito di riflettere, con queste nuove conoscenze, su queste nuove conoscenze e sei proprio sicura di quello che il tuo cuore sente, ritorna qui da me, ti prego, a raccontarmelo. Sì, ma io non vedo l'ora di raccontarvi un amore. C'è qualcosa che tu vorresti aggiungere a questa intervista che io non ti ho chiesto? Guarda, io non so se questo spazio sia adatto o no, però Proviamoci. chiedo a tutti quanti di unirci e non perderci, perché la libertà in modo silenzioso ce la stanno sfilando, no? Quindi non è che perché dall'altra parte del mondo stanno mettendo il burka noi facciamo silenzio. Ho questa sensazione di dover dire, di non dimenticarci che tutto questo può arrivare anche qui. E tutte le battaglie che sono state fatte in passato non dobbiamo scordarle, ecco. No, mi unisco anch'io a questo tuo appello, assolutamente. Dobbiamo stare insieme, dobbiamo combattere insieme, dobbiamo fare attenzione insieme a tutte queste minacce. Dobbiamo vigilare insieme, uomo, donna, qualsiasi esso sia l'orientamento sessuale o il colore della pelle. Grazie. Noi dobbiamo stare insieme per far sì che possiamo vivere in un pianeta
migliore. Io ti sono grato per essere stata qui oggi, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e ti auguro una buona giornata e buon proseguimento. Io ti aspetto qui tutte le volte che vorrai, Miriana, qui sei di casa. Grazie Raffaele, grazie. Mi Va sento bene? a casa, grazie. Bene, un abbraccio forte. Ciao, ciao Miriana. Ciao, ciao. Ed eccoci arrivati alla fine di questa intervista anche oggi. Grazie mille per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana, come sempre ormai, sempre qui su Libero TV. Take care.